Buongiorno a tutti, oggi voglio fare un video un pochino differente, voglio parlare della mia nuova auto, la Tesla Model 3 Long Range, e vorrei parlarvi in particolare delle caratteristiche tecniche. Farò anche dei video dove parlerò anche in particolare di alcune caratteristiche, però per oggi voglio parlare proprio delle caratteristiche tecniche. In particolare partiamo dalle dimensioni di questa automobile, che è lunga 4,69 m, è larga 1,93 m, alta 1,44 cm, ha un passo di 2,87 metri e un peso di 1800 kg. Una cosa da prendere in considerazione è anche l'altezza da terra, è una macchina piuttosto bassa e l'altezza da terra è circa 14 cm. Questo è un dato importante se per esempio noi abbiamo un garage dove per entrare c'è un discreto dislivello, in quanto potrebbe toccare sotto. Sotto ricordiamo esserci una lastra di metallo che è quella che poi protegge, diciamo, le batterie, in quanto le batterie sono distribuite sotto l'auto. E quindi è preferibile prendere in considerazione prima di acquistare questa macchina anche questo aspetto. Questa in particolare ha anche le gomme da 18, cerchioni in lega, ma ha la possibilità di mettere anche questi copricerchioni chiamati aero, che servono fondamentalmente per aumentare l'efficienza della macchina e quindi diminuire il suo consumo energetico durante il movimento. La long range è anche dual motor, quindi una trazione integrale, ed ha un motore anteriore e un motore posteriore. Il motore anteriore è a induzione, ossia il campo magnetico è generato dall'energia elettrica che viene praticamente immessa nel rotore, e questo poi genera una coppia che dà una potenza, diciamo, veramente notevole. Poi abbiamo un motore posteriore a magneti permanenti. Cosa significa? Che il campo magnetico è generato dai magneti che sono posizionati nel rotore, e questo, diciamo, è il motore che dà l'efficienza all'autovettura. Come sono strutturati fondamentalmente questi motori? C'è una parte esterna che è lo statore, che è proprio il cilindro, e poi c'è una parte interna che è il rotore, che è praticamente chiamato così proprio perché è la struttura che ruota all'interno. Poi abbiamo, per quanto riguarda i materiali, il cofano e le portiere sono praticamente un misto alluminio-acciaio, mentre lo chassis, i parafanghi e il baule posteriore sono interamente in acciaio. L'accelerazione di questa vettura da 0 a 100 è intorno a 4,4 secondi, però esiste anche un accessorio di natura informatica più che altro, quindi un aggiornamento che si chiama Acceleration Boost, che può far diminuire anche sotto i 4 secondi per quanto riguarda questa accelerazione. La potenza equivalente di questa autovettura è di circa 470 cavalli e monta una batteria da 75 kW. Le batterie sono fondamentalmente divise in 3 moduli e ogni modulo è costituito da diverse celle. Tutte queste celle sono controllate da un sistema che è chiamato BMS, il Battery Management System, e queste batterie sono garantite per 8 anni o 160.000 km. Riguardo alle batterie vorrei spendere 2 parole, ossia è consigliabile caricarle sempre fra l'80 e l'80%, fra il 20 e l'80%. Si possono anche caricare di più dell'80% e portarle anche al 100%, però è consigliabile farlo soprattutto se magari prevediamo di fare per esempio un lungo viaggio. Il consiglio che vi do è di non lasciare mai per lunghi periodi di tempo, e parliamo di giorni o settimane, la batteria o a 0% o vicino al 100% di carica. Questo per evitare eventuali degradamenti nel tempo. Il tetto di questa autovettura
panoramico e in vetro, fari anteriori e posteriori sono a LED, e una novità di questo modello, che è il 2021, è sicuramente quello del portellone posteriore elettroattuato e regolabile. Questa è una cosa che devo dire è piuttosto comoda. Come altra novità del 2021 è sicuramente l'assenza delle cromature e anche la presenza della pompa di calore, che aumenta l'efficienza e diminuisce, diciamo, i consumi energetici. Abbiamo anche una piccola modifica che è stata fatta anche in seguito alle segnalazioni degli utenti, che era quella che in caso di pioggia, se si apriva il portellone, alcune gocce d'acqua praticamente cadevano all'interno del baule posteriore. Per evitare questo è stata posizionata una guarnizione e infatti adesso il problema è stato risolto. Inoltre, altra novità di questo modello sono i doppi vetri anteriori, che servono per un isolamento sia acustico che termico. Come possiamo vedere, inoltre, è privo di antenna e non è posizionato il tergicristallo posteriore. I dischi dei freni sono autoventilati. Per quanto riguarda invece gli interni, abbiamo i sedili posteriori ribaltabili 60-40, ganci Isofix che ormai sono presenti in tutte le autovetture, una presa classica di 12 volt presente in uno dei due pozzetti, in particolare nel pozzetto posteriore, perciò sotto al bracciolo per intenderci, una presa USB normale che è stata posizionata nel portaoggetti, e questa viene utilizzata per il posizionamento della chiavetta data in dotazione proprio da Tesla ed è necessaria per salvare le registrazioni fatte dal sistema Sentinella. Poi abbiamo anche due alloggiamenti per ricarica a induzione, prese d'aria posteriori che sono orientabili, e sempre nella parte posteriore abbiamo anche due appendiabiti a scomparsa. Abbiamo chiaramente, per controllare l'autovettura, quasi tutte le funzionalità, un tablet interno da 15,5 cm con hardware HV 3.0 e tutto intorno alla macchina abbiamo 9 telecamere, un radar anteriore e 12 sensori a ultrasuoni. Questo per permettere all'autovettura di avere sempre sotto controllo tutto ciò che accade intorno all'auto e anche per la funzione autopilot. Abbiamo anche un sistema software che controlla ogni gomma 100 volte al secondo per la stabilità della macchina. E abbiamo un sistema di camere che praticamente ha la possibilità di fare ben 1200 fotogrammi al secondo, perciò un controllo molto accurato. Inoltre le telecamere danno la possibilità di una visualizzazione sul tablet quando ci avviciniamo al di sotto dei 90 cm da un ostacolo, e quindi oltre ad avere praticamente un riferimento grafico che cambia di colore a seconda della distanza dall'ostacolo, abbiamo anche un riferimento in centimetri. Per quanto riguarda l'audio, devo dire che è veramente notevole. Abbiamo due tweeter nelle portiere, due mod range superiori nella parte frontale, due bassi nella parte inferiore delle portiere, due mini speaker nelle portiere posteriori e due speaker subwoofer, e devo dire che la qualità dell'audio è ottima. Questo è per quanto riguarda le caratteristiche tecniche generali. Poi nello specifico farò altri video dove prenderò in considerazione magari altri aspetti
interessanti di questa autovettura. Vi lascio in descrizione sempre alcune informazioni ed eventualmente decidete di acquistare questa automobile, vi lascio anche il link referral che vi dà la possibilità sia a voi che a me di avere 1500 km omaggio di ricarica supercharger, che ricordiamo essere le colonnine di ricarica dedicate di Tesla, e vi invito sempre a iscrivervi al canale per rimanere sempre informati e anche a mettere un mi piace per aiutare il canale a crescere e incentivare me a fare sempre nuovi video. Questo chiaramente era il mio primo video su questa autovettura, non ho mai fatto video del genere e spero di migliorare nel tempo e che voi insomma li troviate interessanti. Grazie a tutti, al prossimo video.